oggi, come di consueto, andremo ad analizzare un brano fingerstyle scritto dal grande Doug Becker e contenuto nel libro Blues Guitar 101. Se volete acquistare tablature e spartito, fate riferimento al link sotto in descrizione. Il brano si chiama 7.1, è in tonalità di Mi maggiore, è un blues in 12 battute e ha un BPM di circa 125. Prima battuta. Quindi La, slide sul Si. La, terza corda, secondo tasto. Slide sul Si, terza corda, quarto tasto. Fatto lo slide, chiaramente una volta arrivati sul Si mettiamo il basso di Mi in contemporanea. Andiamo a prendere il Re, seconda corda, terzo tasto, il Si, nuovamente, rallento, basso di Sol diesis, sesta corda, quarto tasto, insieme al Mi, cantino, Re, e Si, seconda corda, quindi seconda battuta, quindi terzina col basso di La, Si bemolle, La, Sol, Mi, si ripete il Mi, poi Si bemolle col Sol insieme e Mi nuovamente, Si bemolle, Sol a vuoto, Mi ancora una volta e poi Sol, quindi ripeto, questa è la terza battuta, sono intervalli di sesta sull'accordo di Mi, quindi prendiamo il Sol, che è l'ultima nota della battuta precedente, e facciamo un hammer-on sul Sol diesis accompagnato dal basso di Si. Seguito dalla nota di Si, seconda corda a vuoto, poi La e Do diesis insieme, La, terza corda, secondo tasto, Do diesis, quinta corda, quarto tasto, poi Re e Sol diesis e per chiudere Mi e Mi, basso di Mi e Mi, quarta corda, secondo tasto, poi il Re a vuoto. Ripeto, quarta battuta, quindi basso di Si, subito dopo il basso di Mi e poi
Si All. Ultima nota è il Do. Per capire meglio cosa è stato fatto, facciamo la terza e la quarta battuta insieme. Qui si entra sulla quinta battuta. Quinta battuta. È un fraseggio costruito sulla pentatonica maggiore blues. Quindi terza minore e terza maggiore della settima, che ci consente di entrare sulla pentatonica maggiore della settima. Do e Do diesis. Mi, Si, Si All, pull off sul La. Quindi ripetiamo. Sol, slide indietro sul Sol bemolle e Mi. Quindi rallento, il basso di Mi, mi raccomando, sulla sesta battuta il fraseggio continua sempre sul La. La e Si, c'è il basso di La e Si. Si All, pull off sul La, Sol, slide sul Sol bemolle, Mi, Do diesis, Si. Quindi fatta piano, ripetiamo. Mi raccomando, quando si arriva sul Sol bemolle, il basso di Mi insieme, quindi dal Sol al Sol bemolle in slide con il basso di Mi. Mi, Do diesis, Si. Insieme alla battuta precedente, ripeto. Quindi è una combinazione tra la pentatonica maggiore blues di La e la pentatonica minore blues di La. Settima battuta. Si ritorna in Mi settima. Mi e Sol diesis. Prima corda, quarto tasto. Si, Mi. Mi raccomando a tenere premuto il Sol diesis quando si suona il Si e staccarlo solo quando andremo a suonare il Mi. Poi La, terzina, praticamente Sol diesis, La, Sol diesis, Mi. Quindi Sol diesis lo prendiamo col Re, Ameron sul La, pull off su Sol diesis, pull off sul Mi. Do diesis settima seguito dal basso di Do diesis. Do diesis, quindi andiamo a suonare le tre note Do diesis, Si e Fa, e poi il basso di Do diesis. Battuta numero 8. Quindi abbiamo la nota di Do diesis, che è a chiusura dell'accordo di Do diesis della battuta precedente. Quindi Sol preso col pollice e Si.
Se non volete creare un effetto così dissonante, potete prendere anche il sol diesis al posto del sol. Quindi io uso la percussione in mezzo ai bassi per una questione di tempo più che altro. Oppure, quindi rallento, basso, percussione, sol diesis o sol, percussione e si. Percussione molto leggera, è solamente una questione, ripeto, di regolarsi col tempo. Insieme alla battuta 8. Accendola più piano. E qui si entra nella battuta numero 10. Battuta numero 9, siamo su un fa diesis minore. I primi due movimenti sono delle terzine. Prima terzina, quindi basso di fa diesis insieme a la. Secondo fa diesis, la quarta corda, e la. Secondo movimento, c'è do diesis, la e do diesis, quindi insieme l'ho fatto piano, quindi ripeto, poi la e mi e fa diesis e mi. Ripetiamo. Ancora. Battuta numero 10 che vede gli accordi di si settima e la settima. Basso di si insieme al sol. Mi, fa diesis, sol. Poi si va in la settima col pull off. Fa diesis mi. Il fa diesis viene preso insieme al basso di la, do diesis, pull off sul si. Quindi undicesima battuta, seguito poi dal basso di fa diesis per entrare nella dodicesima. Undicesima battuta che vede gli accordi di mi settima per metà e sol settima l'altra metà. Quindi mi, sol diesis, mi. Ameron, si, do diesis. Passaggio in sol settima, quindi re e si e basso di sol, preso con il pollice, che poi rimane quando si va a fare l'Ameron successivo tra mi e fa diesis. Quindi qua stiamo già entrando in fa diesis semidiminuito. Quindi prendiamo sol, la diesis e fa diesis. Ripetiamo. Dodicesima battuta, ovvero basso di fa diesis, Ameron mi fa diesis, si settima, ovvero la e mi seguito dal basso di si e nuovamente l'Ameron con si e do diesis. Quindi riprendendo le ultime due, cioè la coppia di note della battuta precedente, e il pezzo chiude il mi. Qui adesso c'è una prima variazione di altre 12 battute e poi ci sarà una seconda variazione di altre 12 battute.
La prima variazione è questa. Andremo a chiamarla, per questione di comodità, battuta numero 1 di variazione numero 1, anche se però sappiamo tutti che è la battuta numero 13. Quindi Mi, Sol diesis Mi, Ameron, Si Do diesis, con l'indice è meglio. Andiamo a prendere Re, Fa diesis, seguito dal basso di Sol diesis. Col mignolo facciamo uno slide dal Si al Do. Quindi e poi prendiamo la coppia di note di Do diesis e Sol, seguito dal basso di La, per entrare nella battuta numero 2. Battuta numero 2. Quindi La, Ameron tra Re e La diesis, coppia di note di La diesis e Mi, seguito dal basso di Sol, rimanendo sempre su questo accordo facciamo un Ameron tra Fa diesis e Sol e sentiamo al quarto tasto, prima corda quarto tasto, terza corda quarto tasto, quindi seguito poi dal basso di Mi. Entriamo nella battuta numero 3. Facciamo la prima e la seconda insieme lentamente per capire com'è. Ripeto. Basso di Mi, poi abbiamo una serie di pull off e Ameron, La, Sol diesis, Ameron sul La, nuovamente pull off sul Sol diesis e pull off sul Mi. Cerco di rallentarlo. Poi c'è il passaggio sulla settima. Mi a vuoto. Fa. E si entra sul Si minore settima. Preso con un barré, però non con l'indice, ma io lo prendo in questa maniera. Faccio un barré al settimo tasto, quindi queste tre note, seguito dal basso di Si. Il basso di Si che ci fa entrare nella quarta battuta. Questa è la terza battuta. Facciamo la terza e la quarta battuta lentamente. Basso di Si, accordo di Si bemolle settima ad 13. Come si prende? Indice su sesta corda, sesto tasto, medio, quindi sul Si bemolle, medio, quarta corda, sesto tasto, quindi è un La bemolle, poi abbiamo anulare sul Re, terza corda, settimo tasto, e mignolo sul Sol, seconda corda, ottavo tasto. Poi abbiamo il Mi a vuoto, il mignolo lo spostiamo dal Sol al Sol bemolle e poi il Mi. Quinta battuta abbiamo la settima. Ora ho fatto la quinta e la sesta, però la quinta è basso di La, Sol, terza minore, terza maggiore del La.
do diesis, Ameron. Quindi Mi, poi Mi e Fa diesis insieme, Mi, Do diesis e Sol. Ripeto. Sesta battuta. È sempre la settima, quindi La è Mi, Sol, Do diesis, Mi, basso di Si bemolle, seguito dal Do diesis. Quindi basso, pausa, Do diesis. Settima battuta della prima variazione, si rientra in Mi settima. È una serie di terzine, quindi abbiamo il basso di Si col Mi, seguito dal Mi. Sol, Ameron. Questa è una terzina, quindi abbiamo Si e Mi, Sol, Ameron, Sol diesis, Si, poi una sorta di Mi sesta praticamente, quindi Mi con Do diesis insieme, poi Si, Sol, Ameron, Si. Ripeto. Ripeto, movimento per movimento. Questo è il primo movimento. Poi secondo, terzo, quarto. Ottava battuta, abbiamo un passaggio dal Re settima al Do diesis settima. Prendete il Do settima e spostatelo sul basso di Re. Togliete l'anulare e abbiamo la forma che ci serve, il voicing che ci serve. Quindi abbiamo La e Mi, basso, che è il basso di Fa diesis, insieme è Re e Do. Spostiamo il tutto indietro sul Do diesis settima, quindi un semitono, però il basso anziché metterlo sul Do lo metteremo sul Sol diesis, quindi ripeto, fin qua l'abbiamo fatto, poi che serve a dire basso seguito dal basso di Sol diesis, Mi e nuovamente Do diesis. Quindi questo Do diesis si conviene già prenderlo con il Fa diesis, con la forma del Fa diesis minore, cioè con l'accordo del Fa diesis minore, che ci servirà per passare poi alla battuta successiva. Questa è la battuta nona, è un Fa diesis minore ed è un po' complesso da eseguire effettivamente, quindi abbiamo Fa diesis e La insieme, poi abbiamo Fa diesis, sono tutte ottave, tutte crome, poi passaggio prendendo il Sol diesis e il Si, La seguito dal La, basso di La, Fa diesis, quindi primo movimento, questo è il primo, secondo, ripeto il primo e il secondo, il terzo, La, Fa diesis, poi si sposta sul
la diesis insieme al sol, così, e col medio sulla diesis, seguito dal basso di Si, che ci permette di entrare nella battuta numero 10. Ripetiamo piano. Provo ancora più piano. Questa è la battuta numero 10. Quindi noi eravamo così. Adesso il basso di Si, Si, ritorniamo sulla diesis insieme al Sol, col mignolo andiamo a prendere il Fa diesis, seguito dalla Sol, Hammer-on, col basso di Si, seguito dal Mi. Dividiamolo per movimenti. Anche queste note hanno la durata di un ottavo l'una, come per la battuta precedente. Quindi Si e Si. La diesis e Sol, col Fa diesis, La e Sol e Hammer-on. Facciamo più lentamente. Eravamo in questa posizione per chiudere in Mi e entrare nella battuta numero 11. Undicesima. Chiudiamo in Si. Quindi Mi, si ritorna in Mi settima. Mi, Sol diesis, poi basso alternato, Re e Si insieme e Mi. Quindi ripetiamo. Accordo di Fa diesis minore col basso in Do diesis. Come si prende? Allora il basso di Do diesis, come abbiamo detto, un barré sulle prime tre corde del secondo tasto, quindi insieme Do diesis, La, Fa diesis, poi ci si sposta di un semitono col basso e si prende un Do, quindi Do, Sol, Mi, quindi poi con l'indice andiamo a sollevare il basso dodicesima battuta. Quindi si prende il basso di Si, poi accordo di Sol minore sesta. Come si prende? Allora col medio, il medio andiamo a prendere il Sol, il basso di Sol, l'indice andiamo a prendere il Mi, annullare il Si bemolle, il mignolo sul Re. La spostiamo di mezzo tono indietro e alziamo il mignolo e avremo un accordo di Si settima col basso in Fa diesis. Quindi suoneremo Re diesis, La e Si insieme, seguito dal basso di Fa diesis. Quindi avremo, ripeto, e poi si passa. Come si prendono questi accordi? Allora abbiamo indice sul Sol, medio sul Re diesis, mignolo sul Do diesis. Sesta posizione la spostiamo mezzo tono in avanti e avremo il Mi settimo. Quindi
Adesso abbiamo la seconda variazione che si compone di altre 12 battute. Prima battuta, seconda variazione. Quindi basso di Mi, triade di Re, poi abbiamo questo accordo che è un Sol diesis diminuito, quindi quindi si fa dalla triade di Re, ci si sposta tutto di un tono, si mette un barré e si toglie l'anulare, si lascia solo il mignolo e si va a prendere pertanto Si, nota di Si, prima corda, settimo tasto, Sol diesis e Re, seguito dal basso di Mi. Quindi ripetiamo, poi Do diminuito e Do diesis diminuito. Prendiamo praticamente la forma di Re settima e la portiamo sul ottavo tasto, prima corda. Quindi ripeto, seguito dal basso di La. Battuta 26, ovvero basso di La, siamo davanti a un La settima a 13, quindi basso di La, le prime tre corde dove suonano il La con l'indice, il Fa diesis con la corda settimo tasto con il mignolo, il Do diesis terza corda sesto tasto con il medio. Quindi poi un Si bemolle di settima diminuita, quindi praticamente mettiamo un barré sul quinto tasto con il dito medio un Si bemolle e con il dito anulare andiamo sul Fa. Quindi basso, le prime tre corde, il Si bemolle o La diesis diminuito, di settima diminuita, seconda, terza e quarta corda, seguito dal basso, poi Fa diesis e Mi. Quindi ripetiamo insieme la battuta 25 e 26. E entriamo nella battuta numero 27. Terza battuta. È un Mi settima praticamente, prendete il Re settima e andate avanti di un tono. Quindi Mi con insieme Sol diesis e Re, seguito dal Si, poi indietreggiate in un semitono e suonate Sol e Do diesis, riandate avanti in un semitono sul Mi settima, poi il basso di Re, Si, indietro in un semitono, quindi nuovamente Sol Do diesis e poi le due note di Fa diesis e Re. Ripetiamo. Rallento. Quarta battuta. Siamo sempre sul Mi settima. Mi, Si, La, Sol, Ameron, su Sol diesis, Sol, Ameron su Sol diesis, poi insieme Fa diesis e Re, e in ultimo il Mi. Quindi quinta battuta, un fraseggio praticamente, basso di La insieme a Do diesis, Ameron sul Re, Do diesis preso con l'anulare
Cameron col mignolo, con l'indice andiamo a prendere il Re diesis, seconda corda, quarto tasto, quindi slide sul Mi, Mi e Si insieme, La, ripetiamo, e poi nuovamente Do e Do diesis. Sesta battuta e poi chiusura sul Mi sulla settima battuta. Quindi La e Fa diesis, Mi, Sol diesis e La, o in Ameron oppure normalmente, Sol sesta, oppure sì, è più giusto chiamarlo Sol sesta, ma la posizione è anche quella di un Mi minore settima. Passaggio sulla settima, quindi, e chiusura in Mi. Settima battuta, quindi Mi, ovvero Mi, Re, Sol diesis, Si insieme, poi un passaggio cromatico dal Sol diesis al Si attraverso la serie di Ameron. Per andare in Re, Fa diesis e Mi, poi Sol e Sol diesis, quindi rallento, battuta 8. Quindi Do diesis e Do diesis insieme, Si, La, quindi Sol diesis e Fa, seguito dal basso di Si, Si, poi ancora una volta Sol diesis e Fa, slide sul Fa diesis minore. Lo faccio piano. In una battuta per capire appieno la nona battuta prendiamo l'ultimo bicordo della battuta precedente, slide, si ripete prima col basso, il Fa diesis minore, e poi senza basso, slide, poi ovvero il La e il Do diesis, quindi la settima, quindi La, Do diesis, Mi, poi si va con l'indice sulla prima corda quarto tasto, quindi sul Sol diesis, e il medio sul Mi, seconda corda quinto tasto. Con lo slide invece si va un semitono più avanti, però con l'indice andiamo a prendere la prima corda quinto tasto e con l'anulare invece togliamo l'indice e mettiamo l'anulare, prendiamo un Fa diesis, ovvero seconda corda settimo tasto. Lo ripeto più lentamente. Quindi col basso poi di Si. Prendiamo la penultima e l'ultima coppia di note della battuta precedente, ovvero basso di Si,
si ripete nuovamente il La col Fa diesis, si va indietro a Sol diesis e Mi, la settima, Si, insieme Do diesis col Sol e praticamente Sol diesis e Mi insieme seguito dal Mi basso. Ripetiamo dal basso di Si. Lo facciamo più piano, quindi la settima è Si, e qua si entra l'11ª battuta. L'11ª e 12ª battuta sono una sorta di turnaround, sono due passaggi già visti in precedenza che servono a chiudere il brano. Quindi Mi, Si, Ameron sul Do diesis. Passaggio sull'accordo di Sol, quindi Re e Si seguito dal basso di Sol, lasciando il basso di Sol suonare andiamo a fare un Ameron dal Mi al Fa diesis, coppia di note di Sol e Si bemolle seguito dal basso di Fa diesis, Ameron, Mi, Fa diesis e Si settima. Quindi La e Si, basso e Si, col mignolo andiamo a fare un Ameron dal Si al Do diesis e chiudiamo in Mi. Ripetiamo. Anche oggi siamo giunti al termine, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao ragazzi, alla prossima!